C'è qualcosa di davvero unico nell'arte dell'artista belga Monique Derae. È semplicemente impossibile non riconoscerla. Al centro del suo universo c'è un personaggio iconico, un testimone silenzioso del nostro tempo che, una volta che lo si vede, rimane impresso nella memoria. Ed eccola qui, la protagonista assoluta, la signora dagli occhi blu, un'osservatrice costante, silenziosa del nostro mondo. Ma chi è veramente? E cosa rappresenta? Viene da chiedersi, no? Come può una figura all'apparenza così semplice diventare uno specchio così potente delle nostre complessità, delle nostre paure e, sorprendentemente, anche delle nostre più grandi speranze? Allora, per capire come sia arrivata a creare un'icona così forte, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Dobbiamo guardare alle sue radici, ai suoi inizi, che erano, molto più tradizionali. All'inizio della sua carriera, Derae era una pittrice dall'abilità tecnica a dir poco incredibile. I suoi primi lavori, come queste nature morte e questi paesaggi così dettagliati, mostrano una padronanza assoluta, un legame fortissimo con la grande tradizione della pittura europea. E i suoi lavori erano, sì, tecnicamente impeccabili, si vedono le influenze della scuola fiamminga, del post-impressionismo francese. Eppure c'era qualcosa che non tornava. Questa perfezione alla fine non le bastava più. Sentiva come un vuoto, capite? Come se la sua abilità non riuscisse a esprimere quello che aveva davvero dentro. Mancava l'essenziale. E poi arriva la svolta. E quando arriva non viene da una nuova teoria artistica o da un movimento d'avanguardia. No, nasce da un incontro, da un legame profondamente personale che ha cambiato per sempre il suo modo di vedere il mondo e di dipingerlo. Ed eccola qui, la musa in carne e ossa, Lady, la sua barboncina. Ma non era un semplice animale domestico, intendiamoci. Il suo sguardo era quasi interrogativo, filosofico, sembrava che volesse capire il mondo. È stata lei la scintilla che ha acceso tutto. Dopo la scomparsa di Lady, il suo ricordo non è svanito, anzi, si è trasformato in qualcosa di potentissimo, un simbolo artistico, la signora dagli occhi blu. Non era più solo un omaggio, era diventato un vero e proprio alter ego per Derae, un paio di occhi nuovi attraverso cui osservare e interpretare il mondo. E questa trasformazione interiore ha dato vita ovviamente a un linguaggio visivo tutto nuovo. Vediamo un po' come l'artista abbia abbandonato tutti quei dettagli per abbracciare una semplicità che è allo stesso tempo potente e incredibilmente diretta. E qui il contrasto è lampante. Guardate a sinistra, la complessità, i dettagli dei suoi primi paesaggi. E ora a destra, la nuova essenzialità, la pulizia grafica della signora. È una metamorfosi totale. Si è passati dal descrivere il mondo al comunicare un messaggio su di esso. Proviamo a scomporre questo personaggio. Allora, il giallo ricorda il manto di Lady, ovvio. Gli occhi blu così intensi sono un simbolo di chiarezza, di uno sguardo limpido senza filtri. E la sua posa è sempre seduta, sempre in ascolto, un'osservatrice immobile e attentissima. Tutto è ridotto all'osso per massimizzare la forza del messaggio. Ed è proprio qui che l'arte di Derae fa il salto di qualità, diventa davvero potente. Questo personaggio non è solo un bel simbolo, è uno strumento di commento sociale. La signora dagli occhi blu non è una figura passiva, per niente. È una testimone silenziosa che ci costringe a guardare, a non girarci dall'altra parte. Partiamo dai temi ambientali, ad esempio. Qui la vediamo osservare l'inquinamento dei nostri mari. La scena è quasi divisa in due, tra la vita e la morte, e lei è lì sotto il suo sguardo attento. L'attenzione poi si sposta sui problemi sociali. In quest'opera osserva l'incertezza di una generazione di giovani ragazzi istruiti che si chiedono: e adesso? Dov'è il mio lavoro? Il suo sguardo si posa proprio sulla loro frustrazione. E non si ferma qui. Il personaggio affronta anche lotte profondamente personali, psicologiche. Qui la vediamo testimoniare il dolore e l'isolamento del bullismo, una piaga silenziosa che purtroppo colpisce tantissime persone. Il suo sguardo si posa anche sulle ferite più profonde della storia. Qui, circondata da papaveri e croci, la signora diventa la perfetta incarnazione della testimone silenziosa, che contempla le cicatrici indelebili che i conflitti lasciano dietro di sé. Ora, di fronte a temi così pesanti, sarebbe facile, no? Cadere nella disperazione. Eppure, e questo è il punto, il messaggio di fondo dell'arte di Derae è l'esatto opposto. È un messaggio pieno di una speranza sorprendente, quasi testarda. Ed è questo il cuore di tutta la sua filosofia. La sua è una critica che non giudica mai. Derae crede fermamente che l'umanità abbia l'intelligenza per risolvere i problemi che essa stessa crea.
Le sue opere non sono sentenze di condanna, ma inviti. Inviti alla consapevolezza, che è il primo, indispensabile passo per cambiare le cose. Questa sua citazione riassume tutto alla perfezione. È un promemoria potente. Le grandi trasformazioni, i risultati concreti nascono da una visione, da un'idea, dalla speranza in un futuro migliore. E c'è un ultimo dettaglio davvero affascinante che ci fa capire la profondità del suo progetto. Deraillier ha deciso di non vendere nessuna di queste oltre 130 opere. Le considera un corpus unico, un vero e proprio documento storico del nostro tempo, da conservare così tutto insieme per le generazioni future. Alla fine, l'arte di Monique Deraillier è proprio questo, uno specchio. La signora dagli occhi blu ci mostra il mondo per quello che è, con tutte le sue ferite e le sue contraddizioni. Ma il suo sguardo limpido non è un'accusa, è un invito a guardare oltre, a trovare nella consapevolezza la forza per agire. E così, la vera domanda che ci lascia è: quale riflesso scegliamo di vedere?